Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Toro. Può essere un momento di introspezione, un momento di rivalutazione, dove si va un po' a scavare nel passato. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me, può scrivermi un'email oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al seminario di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Cinque di coppe, 2 di spade. Regina di bastoni. Dieci di bastoni. Tre di coppe e sole. Bene. Adesso ragazzi andiamo a vedere il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere degli eventi che succederanno qui quando succederanno, quindi ci sarà come una scansione temporale. Tenete presente che questa è una di 4 letture che pubblicherò per il 2026, una è per la seconda metà del 2026, una è già online ed è generale e la trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e quella dell'amore e del lavoro usciranno prossimamente. Bene, partiamo da questo 5 di coppe, abbiamo la torre e un 6 di bastoni. Cinque di coppe è una carta che indica un vuoto e qui effettivamente c'è una torre. Credo che qualcuno possa aver a che fare nel prossimo semestre con temi come il non sentirsi visto, il non sentirsi riconosciuto, il sentirsi magari anche rifiutato per qualcuno. Andiamo a vedere il 2 di coppe perché potrebbe essere guardate, stavo per dire, potrebbe essere una cosa a specchio e viene la luna. Cioè, voi vi sentite così, non vi vedono, non vi ascoltano, non vi considerano, però in realtà la legge a specchio, ed effettivamente c'è anche la luna, è un 2 di coppe, mi parla anche di dove io non mi vedo, di dove io non mi ascolto, di dove io non mi do un valore e se io per primo non mi do un valore, come fanno a darmelo gli altri? Difatti, la luna parla di proiezioni, sapete che l'immagine riflessa sullo specchio è sempre distorta, no? C'è anche l'acqua che riflette un'immagine distorta e con questo 2 di coppe vi dirò. Siccome è una carta dove può parlare, non è questo il caso, però ha senso perché parlando di anime gemelle, l'anima gemella è proprio il nostro specchio, cioè è quella persona, quell'anima che ci mette davanti le lezioni che dobbiamo ancora elaborare. Un'altra carta per il 2 di coppe. Cavaliere di coppe.
Allora, secondo me è un tema, vi dicevo già un po' qua, no, che potrebbe essere come una riflessione su qualcosa del passato. Effettivamente c'è la luna, quindi vi dirò che potrebbe esserci un tema o legato al passato che si ripresenta o una dinamica che continua a ripresentarsi. Sento che ha a che vedere con il relazionarsi con gli altri, il quanto voi effettivamente vedete gli altri o riconoscete gli altri o siete predisposti. Sempre anche qui la legge dello specchio. Andiamo a vedere il 2 di spade. 9 di bastoni. Allora, il 2 di spade è una carta bendata, cioè è una carta, è una, la figura è rappresentata bendata. So che mi avevate capito lo stesso. Ehm, quello che mi arriva qui è che stiate cercando di difendervi con questo 9 di bastoni da un passato, anche qui di nuovo il passato che mi torna, che voi ad oggi vedete in modo diverso. Quindi qui il punto è, provo di nuovo a tirar fuori questo tema, a riprendere questa conversazione, questa relazione, questa situazione, oppure mi schermo, oppure mi allontano e vado avanti per la mia vita. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Regina di bastoni, giustamente. Sacerdotessa e papa e papessa. Oh, guardate ragazzi, allora, gli archetipi sono belli potenti. Abbiamo papa e papessa e giudizio e 2 volte la regina di bastoni. Mm, sento che nel prossimo semestre potreste intraprendere studi medici, naturopatici, spirituali, filosofici, esoterici, terapeutici, massaggi, tuina, quello che vi pare. Ho come l'idea che il tipo di percorso che andrete ad affrontare, che può anche essere per il proprio piacere personale di sapere, no? Non lo so, come si fanno i rossetti naturali, ve la sparo lì. Però io ho come la sensazione che in quel momento potreste proprio, uno, vedere una parte di realtà confrontandovi con altre persone che prima non vedevate. Proprio per quello che riguarda il come mi relaziono con gli altri o come gli altri mi vedono, perché potrebbe anche essere questo un tema. Perché secondo me qui è come. Sì, è come il non essere valutati, il non essere visti. Io ho la sensazione che dovete imparare a essere un po' regina di bastoni, ad ammaliare le persone. La regina di bastoni è un po' l'archetipo della strega, perché c'è il gatto nero anche che lo ricorda, nel senso che strega la gente, le persone con il suo modo di fare, perché è solare, è affascinante, ha carisma. Non tanto che le manipoli, però affascina le persone, no? E comunque avete 2 archetipi di luce qui, quindi è un
cambiare il modo di relazionarvi con gli altri diventando più abili con la comunicazione. Comunicazione è il modo di comunicare, ma anche quello che si comunica, quindi i temi di conversazione. Sento che è come se qualcuno di voi dovesse elaborare, attraverso questa legge dello specchio, il proprio amor proprio. Scusate il gioco di parole. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Regina di spade e asso di coppe. C'è questa mente che vi attanaglia. Io sento che qui vorreste togliervi delle responsabilità, dei pesi. Qui è come imparare, perché allora queste qua sono due carte che parlano del guardare al di là del giusto o sbagliato, guardare al di sopra delle cose, essere al di sopra delle parti, un po' come questa sensazione. La regina di spade mi dà l'idea di essere una persona comunque giusta, che semplicemente taglia quello che non serve più. Mi viene da dire per favorire anche la nascita di questo asso di coppe. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Matto e Stella, ragazzi. Ma secondo me qui c'è un nuovo inizio, eh. Ora, dipendendo se a voi vibri con una relazione di coppia in particolare o il relazionarvi nei confronti degli altri, io ho come la sensazione che dobbiate proprio elevare le vostre energie, sia a livello seduttivo, sia a livello comunicativo, sia a livello culturale, sia a livello spirituale, soprattutto culturale e spirituale, nel senso che lei è una studiosa di esoterismo e lui è uno studioso delle leggi filosofiche, quindi in quel senso, e togliervi certe idee dalla testa, perché qua vedo come dei nuovi inizi. Guardate, asso di coppe, matto e sole, può anche rappresentare un, un nuovo modo di vivere l'amicizia, se lo lascio largo. Se invece riguardasse una coppia, una persona in particolare, con questo due di coppe, può essere che in questa relazione si diventi più amici o si diventi più... può anche essere nuova in realtà. Magari una persona del passato che avete conosciuto tanto tempo fa, ma con la quale non c'è stata nulla. E quindi potrebbe iniziare una nuova amicizia pulita, sana, sincera. Può anche essere poi una storia, no? Qualche cosa di bello, però sento che ci si diverte ed è come se fosse una cosa innalzata, elevata. Allora, qui abbiamo il re di pentacoli e il sette di bastoni. Sì, può essere un qualche cosa che avete voglia poi di difendere. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere mese per mese che cosa succede quando. C'è come un momento di introspezione iniziale con questo eremita che vi dà la possibilità di capire qui come pensate e cosa volete diventare o come potreste diventare per migliorare, che cosa vi manca, mettiamola così. E qui sento che togliendosi certe dinamiche di comportamento, certi pensieri, certe... potrebbero essere responsabilità, ma sento che sono pensieri perché avete 6 di spade. State cercando di allontanarvi da certe cose. Re di denari, 6 di coppe, 4 di coppe, imperatrice, 2 di bastoni,
e re di coppe, ragazzi. Ok, allora qui abbiamo una carta a mese, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Partiamo da questo re di pentacoli che c'è già qui a fine lettura ed effettivamente secondo me potrebbe essere quella persona, quell'amico, quell'amica che con il 6 di coppe mi risuona un po' con la luna. Come vi dicevo, potrebbe essere una persona che magari o risentite a luglio e rivedrete sì, ad agosto. Andiamo a vederle carta per carta. Partiamo con il re di pentacoli, un fante di coppe, e la ruota della fortuna. Io credo che sia una persona con la quale siete rimasti con un ci sentiamo o ci aggiorniamo. Se non fosse una persona specificatamente, sento che c'è come la necessità di cambiare certe dinamiche. Qui mi parla di dinamiche di comportamento, sopra di dinamiche di pensiero. Andiamo a vedere 6 di coppe. Regina di pentacoli. E appeso. Allora, secondo me, ragazzi, sì, può essere qualcuno del passato con cui non avete interrotto definitivamente le cose. Sento che potreste come avere, sì, la speranza di ricominciare, qualcuno di voi, ovviamente. Ehm, per gli altri sento che potreste effettivamente incontrare questo re di pentacoli, personaggio interessante, potrebbe avere una posizione, potrebbe essere qualcuno con un ruolo che magari vi dà una mano nel vostro lavoro, piuttosto che anche semplicemente in qualche passione, in qualche hobby, ma ho come la sensazione che voi diciate no, questa persona non si sforza più di tanto e io fino a che non arriva la persona dei miei sogni, io piuttosto sto single. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Cavaliere di coppe. E 5 di spade. No, io sento che sì, se fosse la persona del passato vi rivedrete. Potrebbe essere un contatto, un prendere tempo, luglio, agosto e a settembre. Sento che qualcuno ripartirebbe alla carica o comunque c'è la voglia di comunicare, anche se in realtà con questo 5 di spade è più di litigare, di chiarire forse, di confrontarsi. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un fante di bastoni e una regina di spade. Allora, per qualcuno questa persona è più giovane e sento che potrà. Adesso, se voi siete tanto giovani, potrebbe essere più grande. Dipende dall'età che avete voi, ma sento che siete voi più grandi. Ehm, Non lo so, come l'idea che a ottobre potreste, diciamo, piantare un po' i piedi. Abbiamo il Papa per il 2 di bastoni. E che sento che qualcuno di voi vorrebbe qualche cosa di ufficiale. Guardate, asso di spade e torre, la torre era anche qui. E il 6 di bastoni ha la stessa energia del Papa. Qualcuno vuole che le cose siano chiare, siano nitide, siano verbalizzate, ufficializzate.
E se questo ha a che vedere con il vostro modo di relazionarvi, con il vostro modo di mm, non è condizionare, di, come posso dire, convincere, ma non è neanche la parola giusta. Comunque, il punto è, invece di prendere la cosa di petto, prendetela un po' più alla larga e attenzione ai modi, usate l'energia della regina di bastoni per ammaliare l'altra parte, non perché debba fare come volete voi, ma soprattutto quando ci sono questi 5 di spade, quando ci sono queste divergenze, questi attriti, per calmare le acque, per far vedere anche il vostro punto di vista, senza necessariamente doversi scannare. Andiamo a vedere il re di coppe. 5 di bastoni, sacerdotessa di nuovo. Allora, vi dirò, secondo me settembre-ottobre sarà il momento dove dovrete capire che direzione dare a una certa situazione o a una certa relazione. Qui potrebbe esserci o il riaffacciarsi di una persona dal passato, come vi ho detto, o una conoscenza che secondo me può aiutarvi anche da un punto di vista lavorativo, ma soprattutto, di nuovo ragazzi, non posso far finta di niente, cioè la ruota della fortuna è un 6 di coppe. Qui abbiamo re e regina di pentacoli. Io credo che questa persona, che sia una relazione romantica, di amicizia, collaborativa, parentale, ha come compito nel prossimo semestre quello di specchiarvi, di gemellarvi un pochettino nel vostro modo di relazionarvi. Cioè, dovete diventare come il miele per le mosche. Non che dobbiate essere sdolcinati, però dovete attirare, soprattutto se si parla di questioni commerciali, dovete attirare l'utente, attirare il cliente. Come vi relazionate con gli altri in base al vostro ruolo, potrebbe essere, o come volete che gli altri vi percepiscano, potrebbe essere un'altra domanda. E qui vedo che l'eremita servirà proprio a quello, a fare un'autoanalisi di quello che volete dare fuori, l'immagine che volete dare fuori e come poi voi vi sentite è un'altra cosa in realtà. Va bene, andiamo a vedere due oracoli. Questi sono degli oracoli che mi hanno regalato e sono bellissimi. Sono dei induisti, ce ne sono diversi. Io disconosco il nome, ovviamente, e anzi, se voi lo conoscete potete scriverlo. Considerate ognuno di questi dei, c'era scritto sulla confezione, come se fosse una parte archetipica del nostro Dio. Questo se non siete induisti, diciamo per riuscire a vedere un po' con la mentalità aperta. Però i messaggi sono bellissimi, eccoli qua. Allora, vi faccio vedere le immagini, ok, che io trovo stupende. Se pensate di essere divini, divini sarete. È quello che vi ho detto fino ad adesso, poi mi emoziono, ragazzi. Perché sì, se io penso di essere così, gli altri mi vedono così. Se pensate di essere polvere, polvere diventerete, perché è quello che emanate, anche solo semplicemente dalla postura del corpo. Ciò che pensate, diventate, perciò convincetevi che siete divini. Intensa e bellissima questa frase. La seconda è questa. E abbiamo la pace interiore la potrete ottenere solo quando le vostre azioni non saranno finalizzate al profitto, o meglio,
devono essere compiute seguendo l'ispirazione interiore, senza pensare al frutto. Praticate con costanza questa attitudine e otterrete una gran pace dentro di voi e attorno a voi. Ultimo oracolo. 2. Carta numero 31, connessione, ragazzi, quindi in questo periodo sì o sì si parla di connessioni, di relazioni, di relazionarsi, di connettersi con gli altri, e vi faccio notare che ci sono, è vero, i due visi, due volti, però il ponte è all'altezza del loro cuore. Si può parlare di connessioni romantiche. Carta numero 5, ispirazione. E qui la cosa che mi colpisce è che qui avete due regine di bastoni e qui c'è una corona di fuoco. Quindi si tratta di trovare la scintilla, l'ispirazione, di essere come una spinta, ma anche per voi stessi. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In entrambi i casi tratto le credenze limitanti, ma nel percorso riservato agli abbonati diciamo che il materiale formativo è molto di più. Lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come sviluppare la chiaroveggenza, insomma ci sono vari temi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un secondo semestre splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!